questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare il poncio a tela. Allora, come lo vedete indossato a me, io questo lo realizzai circa 3 anni fa durante una diretta di Facebook. Come sapete, come non smetterò mai di ripetere quando faccio questi tutorial, le dirette fatte su Facebook ormai sono state cancellate e Facebook adesso le conserva solo per 30 giorni. Per questo ho deciso piano piano di riproporre alcune delle creazioni che sono state fatte di più durante gli anni, a riproporvi il tutorial anche sul sito, magari con dei filati diversi quando non ho più quello che ho usato io. E infatti io questo non ce l'ho più perché utilizzai il Magnum della DMC, e quindi la versione che ho fatto, che è una versione taglia M, io ho utilizzato, anche questa è taglia M però, io ho utilizzato il filato Poema della Sterling Yarn, questo fantastico filato che ha il lamé tono su tono. In realtà qui abbiamo un panna con un lamé argento, guardate qui che meraviglia, però qui invece, come potete vedere, abbiamo questa sorta di ottanio con il lamé ottanio, oppure abbiamo anche altri colori come l'argento, scusate, il grigio con l'argento o il lilla con il lamé argentato. Dalla telecamera si vede poco, ma vi assicuro che è veramente molto luccicoso. Per quanto riguarda il quantitativo, allora, come vi dicevo, questa è una taglia M perché va indossata sopra sopra un cappotto, un giaccone, solo che non è fatto per me, è per una cliente, quindi io mi sono basata anche sulla sua altezza per poter fare la lunghezza, però voi potete farla molto più lunga e volendo anche più larga. Io qui ho usato un filato che era più grosso e quindi come aumenti ho dovuto farne solo due, no, perché si fanno gli aumenti sempre, solo che quelli più importanti, che hanno questa parte appunto più compatta, mettiamola così, sono 7 giri che permettono di fare tanti aumenti. Poi quando non si vuole più fare gli aumenti ma farne di meno, ma continuare a far crescere la lavorazione, si passa a lavorare la parte più forata, che in realtà sono questi giri che vanno sempre ripetuti senza più questa parte. Non vi preoccupate perché io nel tutorial vi spiego tutto. Ora, per quanto riguarda il quantitativo del poema, io ho utilizzato 3 gomitoli che vanno bene sia se siete una taglia S sia se siete una taglia M, mentre per una taglia L vi occorrono 4 gomitoli, e ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del 5,5 per averla bella morbida. Guardate qui quanto è morbida, è veramente bellissima. E questa particolarità, questo poncio è lavorato soltanto con 2 angoli, quindi o la mettete così come la sto indossando anche io, oppure potete metterla nella maniera classica con la punta sul davanti. Io preferisco metterlo nella versione moderna, ossia mettere le punte solamente ai lati, perché si ha questo effetto più elegante per me. Però se invece volete un effetto più sportivo, ma appunto, scusate, la rimetto bene, volete l'effetto più sportivo, allora in quel caso mettete le punte avanti. La lavorazione quindi, come vi dicevo, è molto semplice, sono 7 giri che vanno ripetuti e poi 3 che vanno ripetuti fino alla lunghezza del poncio desiderato. Come sempre, se decidete di realizzarla, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncio io utilizzerò il filato Poema, soprattutto utilizzerò il colore 26, ma qui come potete vedere ci sono altri colori. Tutti i colori hanno il lamé argentato, a parte alcuni che hanno il lamé tono su tono, li trovate tutti sul sito. Come vi ho detto all'inizio del tutorial, questo poncio io lo realizzai già diversi anni fa, circa 3 anni fa, durante una diretta di Facebook con un filato che purtroppo non è più in produzione, però appunto perché la dirette su Facebook sono state cancellate e una di voi mi ha commissionato questa creazione, ho deciso di rifare anche il tutorial in modo da mettervelo sul sito. Però vi dico già che io con questo filato lavorai con l'uncinetto del numero 6, mentre qui lavorerò con l'uncinetto al 5.5. Allora, per poter realizzare questo poncio io ho montato 80 catenelle. Per chi va, io vi farò un poncio che comunque sarà una taglia M. Per chi invece deve fare una taglia L, oppure utilizzerà un filato più sottile, deve andare ad aumentare di 12 catenelle, in modo tale che, come potete vedere, qui abbiamo 2 angoli, la parte dietro e la parte avanti,
Rispetto a me dovete andare a fare 2 gruppi di 3 maglie alte sia avanti che dietro, quindi mi raccomando, se dovete aumentare aumentate di 12 oppure 24 catenelle, il multiplo è un multiplo di 12. Detto ciò, quindi possiamo andare a creare il nostro poncio e iniziamo dal primo giro. Sposto tutto e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Quello che faremo adesso lo faremo fino ad arrivare al secondo angolo. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Salto 2 catenelle e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Devo fare un totale di 12 gruppi di 3 maglie alte. Per chi invece ha fatto più catenelle deve andare a fare 14 gruppi di 3 maglie alte. Quindi io continuo a fare i gruppi fino ad averne un totale di 12 e poi vi faccio vedere come andare a continuare la lavorazione. Allora, ho fatto un totale di 12 gruppi di 3 maglie alte senza contare il primo, perché il primo è riferito all'angolo. Quindi adesso andiamo a fare il secondo angolo. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte, due catenelle, rientro 3 maglie alte. E adesso salto 2 catenelle e ricomincio a fare i gruppi di 3 maglie alte, saltando sempre 2 catenelle di base. Nel mio caso ne devo andare a fare 12, per chi ha aumentato ne deve andare a fare sempre 14. Terminati i gruppi vi farò vedere appunto come continuare la lavorazione. Sto terminando il mio giro, quindi ho fatto l'ultimo gruppo dei 13 gruppi di 3 maglie alte, entro nella catenella iniziale e vado a fare altre 3 maglie alte. E per chiudere vado a fare una catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Possiamo iniziare così a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta insieme alla maglia bassa fatta, entriamo e facciamo altre 2 maglie alte e poi proseguiamo facendo 3 maglie alte tra i gruppi di 3 maglie alte e dobbiamo fare questo fino ad arrivare all'angolo successivo e poi vi farò vedere come andare a fare l'angolo successivo. Quindi adesso continuiamo facendo sempre 3 maglie alte tra le 3 maglie alte del giro precedente. Sono arrivata all'angolo successivo, quindi entro nell'angolo e vado a fare sempre 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientro altre 3 maglie alte e poi continuo a lavorare come ho lavorato prima, andando tra ogni gruppo di 3 maglie alte e facendo 3 maglie alte. Continuo così per tutto il lato, vi farò vedere poi come chiudere e come continuare a lavorare il poncio. Ok, sto per terminare anche il secondo giro, vado nell'archetto iniziale e vado a fare le mie 3 maglie alte, catenella e chiudo facendo una maglia bassa. Ora il secondo giro che abbiamo fatto lo dobbiamo ripetere per altre 2 volte, arrivando così a 4 giri, andando sempre a fare 2 catenelle e 3 altre 2 maglie alte, poi lavorando sempre gruppi di 3 maglie alte, 3 gruppi di 3 maglie alte e facendo l'angolo tra l'angolo. Quindi dobbiamo ripetere il secondo giro per altre 2 volte e poi vi faccio vedere come andare a fare il quinto giro. Allora, ho fatto i 4 giri, andiamo a fare il quinto giro. Ho chiuso sempre con la maglia bassa, quindi vado a fare, in questo caso rientro un'altra maglia bassa e 2 catenelle per nascondere l'altra maglia bassa, perché qui veniva nascosta dalle maglie alte, qui invece cambia la lavorazione. A questo punto vado a lavorare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi non faccio più i gruppi, non rientro nell'archetto, ma vado direttamente a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta
fino ad arrivare all'angolo successivo, e anche in quel caso vi farò vedere come realizzare l'angolo, visto che cambia con questo giro, e continuare quindi il quinto giro. Come vedete ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta, ritrovandomi così all'angolo. Vedete, qui ho l'angolo e vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, e poi si torna a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a terminare il giro. Vi farò vedere quindi come terminare il quinto giro e come iniziare poi il sesto giro. Sto terminando il quinto giro, ho fatto le maglie alte sopra ogni maglia alta, quindi entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, una catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Sesto giro, rientro, maglia bassa, 2 catenelle, una catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. Catenella di separazione, o meglio fino ad arrivare al secondo angolo, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta. Continuo così fino ad arrivare al secondo angolo. Vi farò vedere come realizzare l'angolo e come continuare poi la lavorazione del sesto giro. Sto per arrivare all'angolo, ho fatto la catenella, entro nella maglia alta dell'angolo precedente, nell'ultima maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, entro nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, e poi continuo nuovamente, catenella, salto una maglia, vado a fare maglia alta, catenella, salto una maglia e vado a fare un'altra maglia alta. Continuo così per tutto il mio sesto giro. Vi farò vedere quindi come terminare e iniziare poi il settimo. Sto terminando il sesto giro, vado a fare l'ultima maglia alta dove ho l'ultima maglia alta, catenella, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, chiudo il giro facendo una catenella, entrando nella seconda catenella e facendo una maglia bassa. Settimo giro e ultimo giro, perché poi si ricomincerà dal primo. Rientro dentro, vado a fare una maglia bassa e le 2 catenelle e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni archetto di una catenella. Continuo così fino ad arrivare al secondo angolo. Vi farò vedere come realizzarlo e come poi continuare la lavorazione. Quindi una maglia alta in ogni catenella, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Sono arrivata all'angolo, quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto, 2 catenelli, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta e poi continuo a lavorare come ho sempre lavorato nell'altro lato, maglia alta in ogni catenella, maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi farò vedere quindi come terminare il settimo giro e come riniziare il primo giro. Allora, sto terminando il settimo giro, vado nell'archetto, vado a fare una maglia alta, catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. A questo punto si ricomincia dal primo giro, solo che invece delle catenelle abbiamo le maglie alte, ma funziona alla stessa maniera. Andiamo a fare le 2 catenelle, entriamo e facciamo 2 maglie alte per un totale di 3, si saltano 2 maglie alte e andiamo a fare nello stesso archetto 3 maglie alte. Quindi si saltano 2 e si vanno a fare 3 maglie alte nella terza maglia alta.
Quindi si ripetono sempre questi 7 giri fino ad arrivare alla larghezza desiderata. Ora, quando io ho fatto il mio poncio, ho ripetuto questi 7 giri per 2 volte senza poi cambiando poi la lavorazione. Io adesso farò la stessa cosa. Arrivato qui, come potete vedere, dopo i 7 giri alla fine si vanno a ripetere sempre solo il quinto, il sesto e il settimo, quindi si ripetono 2 volte i 7 giri e poi si vanno sempre a ripetere il quinto, il sesto e il settimo, quindi giro di maglie alte alternato una catenella, giro di maglie alte, facendo sempre lo stesso aumento qui. Io ho fatto in questa maniera perché non avevo bisogno più di aumentare molto la lavorazione, però se voi invece avete bisogno di allargare la lavorazione, allora in questo caso ripetete i 7 giri per 3 volte e poi andate a lavorare normalmente solo il quinto, il sesto e il settimo giro. Io adesso devo vedere con questo filato come si allarga la lavorazione. Tenete presente che sto facendo una taglia elme, quindi deve essere un po' più larga di quella che ho fatto io, e vi dirò se alla fine io ho ripetuto i 7 giri solo 2 volte o 3 volte per poi andare a ripetere sempre solo il quinto, il sesto e il settimo giro, e naturalmente per quante volte sono andata a ripeterlo. Allora, io ho terminato il poncio, ho ripetuto i 7 giri per un totale di 3 volte e poi sono andata a ripetere gli ultimi 3 giri, quindi 1 2 3, l'ho ripetuti per una, due, per altre 2 volte e mezzo, finendo con il giro di maglie alte. Quindi detto ciò, anche questa creazione è terminata.